Ragazzacci, buona giornata. Allora, scusate, oggi ho la porta aperta, ma è pomeriggio, beh, sera, devono essere come le 7 di sera. Faccio una sbarbatina, approfitto che ho una barba di quasi 2 giorni, e giorno e mezzo via, e così approfitto per fare il video. Lascio la porta aperta, se no muoio dal caldo. Allora, per ricordare un po', ragazzi, che questo mondo, questa passione deve essere qualcosa per divertirci e non per arrabbiarsi, per litigare. Oggi faccio un po' una scemata. Oggi facciamo una sfida Italia-Germania. Cosa facciamo? Allora, usiamo prodotti italiani che lavoreranno in difesa. Pre-barba, usiamo Vignoli, liquorizia e menta con il suo after e pennellozzo italiano. Questo è un Proraso, Omega Proraso 183, 10.083, quello col ciuffo corto, il maiale. Loro dovranno proteggermi da questo disgraziato tedesco, Future, che metteremo a 6, armato di queste lamette tedesche che non ho mai provato, però guardate, per essere sicuri che sono tedesche, guardate che bella scritta che ci hanno fatto, Made in Germany. Allora, facciamo questa sfida, vediamo chi vince, vediamo se riusciamo a fare la sbarbata senza red point, se no vincono tedeschi, sarà difficile, è una sfida difficile, mi sa che anche questa volta l'Italia non va al mondiale, però vabbè, ci proviamo, dai ragazzi. Allora, togliamo la ciotola dall'acqua, fatemi montare prima di tutto la lametta sul rasoio, questo va a clip, ok, vedete qui è settato a 6, non lo tocchiamo. Saponcino Vignoli, pasta morbida, prendiamo una porzione abbastanza generosa, lo aiutiamo un pochino a sciogliere qui in ciotola. Questo sapone vegetale, se non sbaglio, no? Perché credo che solo la formula classica, quella col tappo rosso, è tallo Waka. Comunque fatemi confermare. Made in Italy. Sì, questo non ce l'ha. Penso che come acqua dovrebbe per iniziare andare bene. Allora, mentre il sapone prende un pochino di caldo, mi bagno appena il viso. Comunque, appena fatto la doccia, solo che ero a fare fuori esercizio. Oggi mio figlio mi ha ammazzato, pesi più cardio, sicché un pochino ancora sto sudando. Allora, iniziamo con Dawn of Glory, pre-barba della Goodfellas. Io lo uso molto poco il pre-barba, più che altro quando a volte uso mano libera, scialette, però oggi l'Italia gioca in difesa. Ora aiutiamo un pochino il sapone con un pochino di pre-barba per ammorbidire la barba. Ok, più liquido questo pre-barba rispetto al Noai, però a me va bene perché io li compro per mischiarli con un pochino di burro di karité, che anche questo più liquido mi va benissimo, mi aiuta a sciogliere il karité. Allora, il pennellino lo togliamo dall'acqua, fatemi togliere l'acqua perché ne ho messo abbastanza in ciotola, tanto poi se ce n'è da rimettere si mette, non c'è problema, poi toglierla è difficile l'acqua. Allora, profumazione ragazzi, questo liquorizia e menta, vi dico che si sente abbastanza la liquorizia, specialmente nel barattolo. Il sapone ha montato velocissimo, così già presciolto in ciotola. Vedo che sul fondo non c'è niente, sicché direi che ci siamo. Allora, carichiamo il pennello.
Allora, la profumazione mi piace tantissimo, anche perché è differente a tutte le altre profumazioni che ho di tutti i saponi. Uno così, che si sente la liquirizia così forte, non ce l'avevo, e mi sta piacendo tanto, anche che io sono amante della liquirizia. Qua purtroppo non si trova, non la conoscano nemmeno. Questo mi ricorda la liquirizia che c'era al Luna Park, quelle trecce, una liquirizia un po' dolce, non la liquirizia del bastoncino, la liquirizia dolce che si mangiava da ragazzi, ecco, mi ricorda quella liquirizia lì. Allora, nonostante abbia messo tanta acqua, sento il sapone poco bagnato, sento una schiuma un po' secca. Coprire mi sembra che copre benissimo. Possiamo lavorare un altro pochino. Togliamo un pochino di sapone dal pennello e proviamo a idratare un pochino di più il sapone per vedere se riesco a sentire un effetto un po' più bagnato della schiuma. La sento un po' secca. Sicuramente ne bastava meno di sapone. Direi che ora ci siamo. Sento l'effetto più umido ora quando passo il pennello. Qui più acqua non la metto perché vedo che dove passo il pennello, per esempio sulla balza, tendo a portare via il sapone, sì che già come acqua siamo arrivati. Ok, allora togliamo un po' di sapone in eccesso che tanto non serve a niente e incominciamo. Vediamo se ce la facciamo a non farci male col tedescone che non si è mosso, rimane a 6. Allora, le lavette mi sembra che taglino benissimo. Queste sono Stanley, almeno quello che dice. Allora, il rasoio sta scorrendo veramente bene. Grazie, sono già liscio. Sono già liscio. Andando più piano del mio solito per dare chance all'equipo italiano, Sarà difficile. Sarà molto difficile non farsi un red point. Allora, sarei già a posto così, vi dico la verità, sentite va. Però dobbiamo andare avanti. Il sapone si sta comportando bene, ragazzi. Così bello montato, bello idratato.
Mi piace, anche la schiuma la sento bella morbida. Allora, andiamo sempre a 6, traversino. Pazzesco, questo rasoio ragazzi, è pazzesco. Questo è un rasoio, se usato a 6, secondo me, per fare un solo passaggio. Una sola passata di pelo e uno è a posto. Il tedesco mi vuole vincere, mi sta piallando. Però ragazzi, l'equipo italiano mi sembra che sta reggendo la difesa, il catenaccio. Per ora mi sembra che ce la facciamo. Vediamo, ora viene la parte difficile sotto il collo e obliquo quasi contropelo sulle guance. Comunque grazie il sapone, questi pignoli, non lo so, ho letto molte critiche, ma mi sembra che vanno veramente bene come saponi, non so perché sono tanto criticati. Sembra che lavora molto bene il sapone. Poi la profumazione di questo è veramente, veramente buona. Se vi piace la licorizia, mamma mia. Allora, anche queste lamette vanno abbastanza bene, Sono un pochino, come tutte le lamette tedesche, come le Merkur, un pochino scorbutiche, ma comunque tagliano, Tagliano molto bene. Ragazzi, mi sto portando via anche l'epidermide, non c'ho più assolutamente nulla, Se volete mettiamo anche il VAR, ma qui ragazzi non c'è più assolutamente niente da tagliare. Il rasoio già non chiappa più. Ragazzi, sono liscio, che sto stirando la pelle per andare ancora più in profondità, ma non ha senso. Allora, ci sciacquiamo. Oggi senza lume, perché se no sarebbe come prendere un vantaggio. Vediamo ora.
Andiamo di after diretto per vedere se vengano fuori red point con l'alcol. Questo mi immagino che deve essere alcolico. Ingredienti: alcol, primo ingrediente, sì, che questo ce l'ho di sicuro. Vediamo se riesco, mamma mia, a aprirla senza non rompere tutta la scatola. Non ce la farò mai, infatti già rotto la scatola. Niente, via. Ancora non ho imparato ad aprire queste scatole. Tanto occupa meno posto senza scatola. Vai, buttiamo via la scatola e l'è fatto. È super trasparente, non vedo oli, sicché non c'è bisogno nemmeno di sciabordarlo tanto. Andiamo con una bella dose abbondante. Mamma come brucia! Cioè che il tedesco ci ha provato, ragazzi, e oh come brucia! Mi manca il mio allume. Allora, profumazione spettacolare, ragazzi. Proprio di liquorizia, sa? Questa liquorizia dolce. Mi ricordavo quando ero in Italia, da ragazzo. Che spettacolo. Non so se c'ha del mentolo o se è l'effetto della menta. Sento un effetto fresco in faccia. Fatemi vedere gli ingredienti. Mamma mia, brucia però, ha picchiato duro oggi c'era nella scatola, qui non c'è il lince, non lo vedo, devo vederlo con la scatola. Allora ragazzi, che dire? Qui forse appena c'è un pochino qui di irritazione. Comunque ragazzi, via. Diciamo che almeno un pareggio l'abbiamo fatto, dai, è andata bene. Ora, a parte gli scherzi, che dire ragazzi, a me il sapone, vi dico la verità, non mi è dispiaciuto, ho preso anche troppo, mi sembra che fa una schiuma veramente ottima, la sento bella polposa la schiuma, non lo so ragazzi, a me mi è piaciuto questo Vignoli, non so come mai è criticato tanto, ora veramente non ricordo quanto costa, non so se magari sarà un po' caro, non ve lo so dire, non me lo ricordo quanto l'ho pagato, ma poi sai, io faccio poco conto, perché dovete ricordarvi che devo pagare la dogana, devo pagare l'invio, più c'è il rivenditore in America che ci ha guadagnato. Questo l'ho comprato in America, che sono stati portati da un negozio americano, così che faccio poco, io non posso vedere il prezzo dei prodotti italiani, non ha senso. In Italia veramente non lo so quanto costa questo sapone, però vi dico, mi è sembrato un ottimo sapone. Fatemi asciugare un pochino il sudore. Mi è sembrato veramente ottimo, la pelle ce l'ho abbastanza morbida, forse un pochino secca, anche perché l'after è molto secco, diciamo, rispetto per esempio a altri saponi tallowati. Mi sento la pelle, me la sento elastica, però al tatto un pochino più secca, però probabilmente è dovuto anche a che l'after non ha assolutamente, mi sembra, niente di, non lo so. Fatemi riprendere la scatola un attimo, che l'ho buttata qua per vedere cosa c'ha di l'after, di ingredienti. Alcol, acqua, profumo, mentolo, infatti c'è il mentolo. Ah sì, c'ha un castor oil, dovrebbe essere lennitivo, qualcosa di lennitivo ce l'ha, però non lo so. Però la pelle me la sento veramente elastica, magari al tatto molto secca, molto sgrassata, ecco, però come elasticità la sento ottima. Guardate che piallata, ragazzi, che mi sono dato, non si vedono i denti, mamma mia. E il Future, ragazzi, a 6 è uno dei rasoi più efficaci che c'è, sicuramente si può comparare a un R41. Guardate anche sotto al collo che piallata che mi ha dato, pazzesca, sono baffi, veramente eccezionale. Però avete visto che nonostante sia un sapone bistrattato, con mano leggera, e secondo me perché è anche un buon sapone il Vignoli, guardate, praticamente appena un mezzo red point che mi sono fatto qui in questa zona, ma io qui non ho barba, è solo bollicinio. È normale che normalmente mi esca un red point, sicché non è nemmeno così tanto cattivo come molti dicono questo rasoio. Certo,
ci vuole un pochino di mano, ragazzi, non è un rasoio per iniziare a usarlo a 6, però con un pochino di mano vedete che si riesce a fare anche i 3 passaggi a 6 tranquillamente. Magari non è da usare tutti i giorni perché domani sicuramente non ho barba. Comunque molto bene. Io rimango dell'opinione che questo è uno dei migliori maiali che ho provato, ragazzi. 183 è il codice del rasoio, del pennello. Questo è l'Omega Pro Raso, però ciuffo corto, non è il 48, è il ciuffo molto più corto. Mi sembra un pennello perfetto. Una volta rodato questo pennello, perché ci vuole un pochino, poi questi normalmente hanno un malodore, quando si bagnano le prime volte vanno un pochino usati, questo c'ha già diversi anni con me. Ormai lo tiro fuori dall'armadietto, lo butto nell'acqua 30 secondi prima di montare il sapone e è già pronto, che ha già le seconde punte, non ha bisogno nemmeno di ammolli lunghi e praticamente sembra di usare un sintetico. E che altro? Non male queste lamette, queste Chic Double H, fatte in Germania, un po' crude forse, un po' crude, se non vi piacciono le lamette molto laser, molto taglienti, magari non sono lamette per voi, però ragazzi veramente guardate, una sbarbata eccezionale, eccezionale. E sicuramente non male anche il pre-barba, qualcosa mi deve aver aiutato. Allora, che dite, chi ha vinto? L'Italia in difesa o la Germania in attacco? Io direi un bel pareggio, ragazzi, perché è stata una bella sbarbata, sicuramente. Va bene, ragazzacci, ci vediamo alla prossima allora, ciao!